e lo mettiamo all'interno del padellino. Ciao a tutti, sono Francesco Pompetti, pizzaiolo e proprietario della pizzeria Impastatori Pompetti. Oggi andremo a vedere il nostro impasto della pizza gourmet con un prefermento al lievito madre. Iniziamo mettendo la farina e adesso andiamo a mettere il nostro prefermento, lo faccio vedere, che è già fatto 24 ore in frigorifero, e lo andiamo a mettere all'80%. Qui abbiamo utilizzato del lievito madre liquido, abbiamo fatto un preimpasto al 65% di acqua. Questo prefermento dona sicuramente maggior digeribilità, scioglievolezza, shelf life del prodotto e un sapore migliore. Aggiungiamo la prima parte di acqua e iniziamo a far partire la macchina. Abbiamo aggiunto anche un po' di lievito di birra per fare la lievitazione mista e avere uno starter. Allora aumentiamo la velocità e aggiungiamo l'acqua poco alla volta. Aggiungiamo il sale. Vediamo che si forma bene il glutine prima di aggiungere la parte di acqua. Allora abbassiamo la velocità e inseriamo l'olio. Allora questo è il mio lievito madre solido, lo faccio vedere all'interno prima di rinfrescarlo. Lo utilizziamo al 20% sul peso della farina dei nostri impasti. Andiamo a tirare fuori il nostro impasto. Come vedete il glutine formato. Questo è un impasto realizzato appunto con il prefermento al lievito madre, fatto con 1 kg di farina, 600 g di acqua, 200 g di madre e 30 g di sale. Il giorno dopo abbiamo rinfrescato con altra farina, quindi abbiamo messo 500 g di farina, poi abbiamo portato l'idratazione dell'impasto al 75%, aggiunto il 2,5% di sale e il 3% di olio. Andiamo a fare delle pieghe di rinforzo per dare più struttura al nostro impasto. Ma quanti impasti fate ogni giorno? Tutti i giorni, 6 volte al giorno, in orari diversi. Facciamo le pieghe anche qui e poi lo mettiamo a riposare per circa un'oretta e mezza a 25-26 gradi per poi essere stagliato. Allora questo è l'impasto dove andremo a realizzare il nostro padellino. Poi abbiamo anche altri impasti diversi, ne abbiamo altri 7 in base alla tipologia di pizza. Allora, questa è una pallina da 250 grammi, ci vediamo col tarocco per chiuderla perché è un impasto abbastanza idratato. Andiamo a fare la pallina, dargli forza e la mettiamo qui nel cassetto. Andiamo a dare delle pieghe di rinforzo, dandoci una mano. Ecco. Adesso lo mettiamo a riposare circa 20 ore, dalle 18 alle 20 ore in frigo, e domani abbiamo il nostro prodotto. Allora, stendiamo il padellino. Qui. Facciamo una prima stesura sul banco e la successiva sul padellino.
con molta delicatezza perché l'impasto è comunque abbastanza idratato. Allora lo stendiamo con la mano piatta, distribuiamo l'aria in maniera omogenea su tutto il panetto. Ok, adesso prendiamo i padellini e li mettiamo lì dentro. Allora mettiamo uno strato generoso di olio alla base. Ok, quindi prendiamo il panetto, togliamo la farina in eccesso e lo mettiamo all'interno del padellino. Dopodiché distribuiamo bene l'aria all'interno. Eccolo. Ecco qui, adesso lo facciamo riposare un altro paio d'ore, gli faccio fare una seconda lievitazione, quindi quando raddoppierà qui nel padellino lo andremo a cuocere a 130 gradi tutto vapore, oppure nel forno elettrico, lo cuociamo in maniera classica. Altro strato di olio per proteggere e evitare che faccia la crosticina. Ecco qui. Buonasera, sono Umberto da Impastatori Pompetti. Questa sera prepariamo la nostra margherita del fornaio, che è un impasto padellino cotto a vapore. Mettiamo il pomodoro, ok, mettiamo dell'origano di pantelleria, mettiamo del basilico fresco e terminiamo con dell'olio extravergine di oliva. Ok, andiamo in forno. La resta in forno per circa 15 minuti, dopodiché aggiungiamo la nostra mozzarella fior di latte e terminiamo la cottura. Pizza cotta, abbiamo rigenerato il padellino, quindi rimuoviamo la pizza dal padellino e terminiamo con la nostra mozzarella fior di latte e poi tornerà in forno per circa 5 minuti per far sì che la mozzarella si scioglie. Questa è buona vera. Eccola qua. Tagliamo. Vedi com'è tutto croccante fuori e morbidissimo dentro. Facciamo un 6. Poi ecco. Questa è una pizza con i funghi porcini, del guanciale croccante e aggiungiamo poi una crema ai formaggi, ai 5 formaggi di nostra produzione. L'impasto è fatto con farina tipo 1, idratazione al 65%, minimo di lievitazione 48 ore, con olio extravergine d'oliva, acqua, farina, sale. Poi l'impasto che facciamo noi è un autolisi. Tavolo. Le due piante Vedi, tutti e due col parmigiano. Ragazzi, tavolo 49. Una razza di bene che... Chiara è uguale. Un quarto d'ora su riuscite? Circa un quarto d'ora. Esagerato. Meglio.
Anche perché tutto il tempo cambia. 60. Grazie. 62. 62. Sì. Questa pure Tenerife. Fantastica. Quindi adesso facciamo una pizza con la tagliatella di seppia, un impasto al plankton. Questa è la tagliatella di seppia cotta a bassa temperatura, condiamo con olio, limone, sale. Questo è l'impasto al plankton marino. La seppia. Poi mettiamo della granita di riccio di mare. Terminare, mettiamo le nostre alghe e la pizza è pronta. Questa è un'alga wakame. Usando la bufala da 40 grammi, Sì, sì. sì. Un giorno venuto a fuoco. Allora, buonasera. Questa nostra. Allora, questa è la nostra pizza fritta che prepara Giulia. È un impasto a fermentazione spontanea di pomodoro, quindi non c'è aggiunta di lievito. Quindi noi lo friggiamo, poi lo rigeneriamo in forno e concludiamo la pizza a fine cottura. Quindi adesso la inforniamo. Questi sono i 4 ingredienti della pizza: olio buono, polvere di pomodoro, pesto di basilico essiccato e stracciatella. Questo è un olio buonissimo di un'azienda locale. Manca ancora un minutino. La nostra pizza rigenerata, super croccante come appena fritta. Mettiamo in 6 e adesso concludiamo la pizza con stracciatella. Mettiamo un po' di polvere di pomodoro e infine il nostro pesto di basilico disidratato. Questa è la nostra rivisitazione della pizza margherita fritta. Giro d'olio. E voilà. Leggera, poi lasciargli in bocca l'impasto. Qua si perde. Questa pizza abbiamo anche una versione più piccola. È la mini consistenza di margherita, per chi magari vuole solo assaggiarla o è curioso di assaggiarla e non ce la fa a mangiarla intera. Proponiamo anche una versione più piccolina. I condimenti sono gli stessi: stracciatella, polvere di pomodoro e il nostro pesto di basilico, giro d'olio